Lunedì 13 luglio ci sarà la presentazione ufficiale della stagione 2026-2027 ad Appiano Gentile, ore 14:30 con il presidente Giuseppe Marotta che presenterà appunto la nuova stagione nerazzurra e poi Cristian Chivu che sarà pronto a rispondere alle domande di noi curiosi giornalisti. Ma nonostante questa comunicazione arrivata nella mattinata di oggi da parte del club nerazzurro, il contenuto di oggi qui su Passione Inter io voglio dedicarlo sempre all'Inter, ma al settore giovanile nerazzurro, perché in giorni in cui stiamo dando giustamente molta rilevanza al mercato, al futuro della prima squadra, dobbiamo però guardare anche al futuro dei nostri talenti, dei nostri giovani talenti nerazzurri e in particolare il focus sarà su quei giocatori della primavera che sono pronti o potrebbero essere pronti per il salto nell'Under 23, un percorso di crescita che come sapete bene poi influisce direttamente anche sulla prima squadra perché dal settore giovanile nerazzurro arrivano anche dei talenti che potrebbero poi essere utili anche appunto alla prima squadra. Quindi focus totale in questo contenuto sul settore giovanile dell'Inter con un'estate che in realtà si è già caratterizzata di qualche novità, di qualche cambiamento perché si è concluso di fatto il percorso di Benito Carbone, l'allenatore della primavera, che appunto lascia la panchina della primavera dopo una stagione che è terminata ai playoff, o meglio l'Inter è riuscita ad arrivare a conquistare i playoff, ma è stata eliminata nel primo turno dei playoff contro il Cesena. In questo momento non abbiamo notizie ufficiali su chi sarà, diciamo il nuovo mister nerazzurro per la primavera, ma diciamo che indiscrezioni, voci ci portano nella direzione di Emiliano Bigica, ma ribadisco che in questo momento non ci sbilanciamo perché non sono arrivate notizie ufficiali su questo fronte. C'è una novità invece anche sul fronte dell'Under 23, non ancora ufficiale anche qui, ma la direzione è quella perché la squadra lascerà con ogni probabilità l'Upower Stadium di Monza e disputerà le gare casalinghe allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Tra l'altro sono state comunicate già anche le date del raduno e del ritiro per i giovani nerazzurri. Il raduno è fissato per il 13 luglio a Milano, mentre dal 16 al 25 luglio ci sarà il ritiro a Livigno per i nerazzurri dell'Under 23 e vediamo chi sarà appunto aggregato all'Under 23 di Vecchi. Già oggi possiamo cominciare ad ipotizzare qualche giocatore che appunto dalla primavera potrebbe essere aggregato all'Under 23. Prima però di riportarvi un po' un elenco di giocatori con un focus sui singoli, come sempre ben ritrovati amiche e amici nerazzurri, scusate per la lunga introduzione, però volevo insomma darvi un'inquadratura di quella che sarà di quello che sarà il focus di questo contenuto. Quindi ben ritrovati a tutti voi. Prima di partire come sempre io vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, vi invito ad iscrivervi ai canali di Passione Inter per contenuti come questi di approfondimento, notizie, news, tutto quello che riguarda la nostra Inter e poi vi aspetto e vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club con tanti tantissimi nerazzurri da tutto il mondo. Siccome sono tanti i talenti dell'Inter che ci hanno fatto vedere delle cose molto interessanti in questa stagione, cerco di andare veloce e cerco di andare dritta al punto. Quindi partiamo con l'elenco di questi giocatori che secondo me, ma ovviamente aspetto anche di sapere la vostra nei commenti, hanno le carte in regola per imporsi anche nell'Under 23 o sicuramente per prendere parte ecco, a questa realtà che poi accompagna, speriamo, verso la prima squadra. Del primo che vi sto per presentare, in realtà vi ho parlato qualche settimana fa, sempre qui su Passione Inter, con un approfondimento dedicato e vi confermo ovviamente quanto detto, soprattutto dopo la notizia del riscatto ufficiale di Mattia Marello, questo difensore classe 2008 che è stato preso in prestito dall'Udinese la scorsa estate che l'Inter ha riscattato appunto da pochissimo dall'Udinese e che quindi entra a far parte a titolo definitivo della rosa nerazzurra e della squadra nerazzurra. Vi dicevo, abbiamo fatto un approfondimento qualche settimana fa su di lui perché ci aveva incuriosito il fatto che alcuni lo avevano soprannominato
il nuovo Di Marco e dalla scheda, dalle caratteristiche, vedendolo giocare, sicuramente abbiamo avuto la risposta a questa cosa perché Marello è un giocatore con un mancino veramente molto, molto educato e soprattutto ha collezionato 15 questa stagione in nerazzurro. Come vi accennavo l'altra volta, in realtà lui parte da una posizione più arretrata rispetto a Federico Di Marco, visto che in realtà è un terzino sinistro e finora Carbone ha sempre utilizzato, spesso utilizzato come modulo il 4-3-3, quindi terzino sinistro in una difesa a 4. Nonostante questo Marello comunque ha giocato spesso anche da esterno sinistro, trovandoli spesso anche gol e assist, quindi contribuendo sempre in questo modo ai successi dell'Inter e può giocare anche da esterno destro a piede invertito. Lui è un giocatore che ha bruciato le tappe, come vi accennavo già qualche settimana fa, perché ha esordito in primavera a soli 15 anni e proprio con l'Udinese insomma ha fatto vedere da subito un grande talento. L'Inter ha avuto la lungimiranza di andarlo ad individuare e insomma a scoprire questo talentino e appunto lo ha prelevato dall'Udinese nel 2025. In questa stagione, quindi nella prima stagione in nerazzurro, è stato eletto miglior difensore del campionato primavera e proprio alla luce di questa continuità che ha trovato in primavera, mi viene da pensare e ci viene da pensare che il percorso di Marello possa proseguire proprio con l'Inter Under 23, considerando che è uno abituato comunque ad affacciarsi a realtà importanti anche prematuramente. Ve l'ho detto, l'approdo in primavera a 15 anni, comunque insomma ci dice che è un giocatore che si dimostra già pronto prematuramente. Quindi credo che comunque Stefano Vecchi possa decidere di puntare su di lui e di avere appunto in casa un talento che sta dando tantissimo oltre ai numeri, perché vi ho ribadito insomma, ha fatto una stagione veramente molto, molto importante, gol, assist soprattutto, ma è un giocatore che sembra veramente avere quelle caratteristiche che possono sposarsi bene e soprattutto essere un giocatore che può essere sfruttato su più parti del campo. Vi ho detto è un terzino sinistro, ma anche un esterno, può giocare a piede invertito, è uno che spinge tanto in fase offensiva, è un difensore, ma spinge molto in fase offensiva, mette i compagni in condizione di segnare, quindi può in questo senso essere molto, molto importante. Poi dovremmo anche vedere appunto come si sposerà eventualmente al gioco dell'Under 23, ma ribadisco che è uno di quei giocatori sul quale io metto veramente l'accento perché penso che possa anche fare concorrenza a dei Mancini e dei giocatori che sulla corsia di sinistra all'Inter hanno fatto molto bene. Mi viene da pensare ad esempio a Cocchi e quindi ottimo prospetto sicuramente Marello, non è un caso che ve lo abbia messo in apertura. A proposito però di giocatori che bruciano le tappe, il secondo profilo che vi propongo è quello di Mattias Mancuso, altro giocatore che forse il nostro Simone Frizz vi aveva proposto in un recente contenuto. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2007, è un italo uruguaiano. Lui ha fatto il percorso nelle giovanili dell'Inter. Perché vi dicevo a proposito di gente che brucia le tappe? Perché anche lui è passato in soli 2 anni dall'Under 17 all'Under 18 e poi dall'Under 18 appunto alla primavera, all'Under 20. Lui chiude questa stagione con 37 presenze in tutte le competizioni, con 11 gol e 2 assist. Parliamo quindi di un centrocampista che ha tanta, tanta voglia di gol ed è un centrocampista molto, molto offensivo. Ha giocato infatti anche come esterno d'attacco, adesso ci arriviamo. Lui gioca come mezzala destra nel 4-3-3 di Carbone, che poi adesso vedremo appunto di chi sarà questa primavera, ecco, per la prossima stagione. Ha buona qualità nei piedi, come vi dicevo, forte tendenza offensiva e si muove su più zone del campo. È un giocatore che trovi un po' ovunque, che va a contribuire un po' ovunque su varie zone del campo. È molto duttile, vi dicevo, ha giocato anche come esterno d'attacco sia a sinistra che a destra. Piccola curiosità, proprio in riferimento a questo ruolo, cioè al fatto di aver giocato anche come esterno, nel marzo del 2015, quando l'Italia di Luciano Spalletti si stava allenando ad Appiano Gentile per la gara d'andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania,
Mancuso è stato integrato appunto alla nazionale italiana di Spalletti per fare quel ruolo lì. Quindi è un giocatore che comunque è stato tenuto in considerazione anche da Luciano Spalletti. Quindi questa era una piccola curiosità che volevo aggiungervi, però appunto credo che lui sia uno di quei giocatori che potrebbe già essere pronto per il salto in under 23 per appunto caratteristiche, qualità e anche, costanza, no, ne parlavo prima per Marello, lo ribadisco anche per Mancuso. Ha trovato continuità, ecco, più che costanza. Tra l'altro, con l'Inter ha appena rinnovato il contratto da poco fino al 2028, quindi l'intenzione di tenerlo in casa c'è, perché sappiamo che l'Inter sa valorizzare molto bene i suoi giovani talentini. Mi sposto e vado avanti su Yamal Idrissu, attaccante classe 2007. Vi faccio un po' una panoramica anche di questo giocatore. Lui ha collezionato 20 presenze in primavera con 12 gol e 2 assist in tutte le competizioni. Si è già affacciato alla realtà dell'Under 23 con cui ha disputato ben 13 partite, quindi è uno che insomma ha già calcato il calcio dei grandi, se vogliamo. Sono andata a riprendere un'intervista di Idrissu perché mi aveva incuriosito una cosa in particolare che aveva detto e adesso vi ripropongo. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, lui dice: "Io mi affido molto al mio istinto in campo, mi piace giocare", e lo vediamo, in campo aperto. "Penso che i miei punti forti siano l'attacco della profondità e il dribbling, anche la velocità oltre al colpo di testa". Poi ha detto, ed è questo il punto che volevo portarvi: "Amo l'Inter fin da quando sono bambino, mi ispiro molto a Thuram". Thuram che lui un pochino ricorda sicuramente per struttura fisica. Idrissu è alto 1,88, Thuram è alto 1,92, quindi insomma siamo lì più o meno come struttura fisica, ma soprattutto lui ha detto: "Penso che uno dei miei punti di forza sia l'attacco alla profondità". Ecco, in questo sicuramente per il modo di aggredire la linea e di attaccare la profondità sicuramente ricorda molto, Marcus Thuram. Quindi resta diciamo uno degli attaccanti più promettenti, della rosa nerazzurra, e avendo già sposato diciamo in parte il progetto dell'Under 23 o comunque essendosi fatto vedere, anche lì, mi viene da pensare che probabilmente potremmo vederlo già, pronto per il salto in questa stagione. Prossimo giocatore, dovrete scusarmi per la presenza, Anas El Maboubi. Giuro che l'ho ripetuto prima di fare questo contenuto un migliaio di volte e nonostante questo ogni volta che nomino questo giocatore io apprezzo molto chi fa la telecronaca perché, devo dire che hanno molto talento nell'azzeccare subito i nomi dei giocatori. Ecco, Anas El Maboubi, nato il 16 febbraio del 2007 in Spagna, ma è cresciuto in Marocco, infatti ha la doppia cittadinanza marocchina e spagnola. Lui è stato promosso nell'estate del 2025 dopo aver fatto un percorso nell'Under 18. Stiamo parlando di un giocatore il cui ruolo naturale è quello di ala sinistra, è alto 1,78 m ed è di piede destro. Lui si caratterizza sicuramente per velocità, per dribbling, per tiro, può giocare anche come seconda punta. E qui vi devo, sottolineare questa cosa, perché andando a sbirciare un po' i suoi dati e un po' insomma la sua scheda, in realtà Transfermarkt lo dà già come giocatore dell'Under 23, quindi il passaggio ufficiale dal 1° luglio del 2026 nell'Inter Under 23. Precedentemente aveva un accordo triennale con la Primavera che infatti è scaduto nel 30 giugno del 2026 ed è stato a quanto pare aggregato all'Under 23. Quindi ci aspettiamo di fatto di vederlo in Under 23. Lui ha collezionato 41 presenze in primavera con 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Mi piace molto, devo dire, questo giocatore. Ho ascoltato anche molti commenti che sono stati fatti su di lui e mi dà l'idea veramente di un giocatore che in prospettiva, vedendo anche video, se avete modo di andarvi a vedere insomma, delle schede su di lui e qualche partita insomma della primavera,
mi dà l'idea veramente di un giocatore che in prospettiva potrebbe esplodere per velocità, per, capacità, per finalizzazione, per insomma tutte queste caratteristiche che comunque servono per un giocatore che ricopre quel ruolo, quindi sicuramente molto, molto promosso. Un altro giocatore con la doppia, nazionalità e che ha fatto parlare e fa parlare tanto di lui è Dilan Zarate o Zarate, classe 2007 anche lui, ha la doppia nazionalità spagnola colombiana. Ha collezionato 41 presenze in primavera con 7 gol e 2 assist. Ha anche, messo a referto una presenza in Coppa, Serie C, e anche qui, il portale Transfermarkt lo dà con, contratto valido dal 1° luglio del 2026 in Under 23, quindi ci aspettiamo di vederlo sotto la guida di Vecchi, ma non mi stupisce perché appunto è uno di quei giocatori che, in questa stagione hanno fatto parlare, molto di lui. Lui di base è una mezzala ambidestro, ma in realtà è un giocatore che, se vogliamo, ha delle caratteristiche un po' più da regista, più da play che da mezzala. Nonostante ricopre molto bene, il ruolo da mezzala, per la tipologia di giocatore, sembra un po' più un mediano, perché, diciamo ha un'ottima capacità di impostare, di dettare i ritmi di gioco. Lui non spicca, se vogliamo, per altezza perché è alto 1,80, però è un giocatore molto, molto fisico. E vi dico un'altra curiosità: prima abbiamo parlato di un paragone, con Di Marco, in questo caso invece in molti lo soprannominano il piccolo Çalhanoğlu, per appunto, le qualità che vi ho riportato per quel che riguarda il ruolo, di play, ma soprattutto anche per la freddezza e la precisione dal dischetto, perché in questa stagione è stato insomma importante anche dai tiri dal dischetto, e quindi per una somma di cose è stato paragonato appunto a Çalhanoğlu. E ci aspettiamo appunto di vederlo in Under 23, perché è uno di quelli su cui l'attenzione è stata rivolta, in questa stagione, appunto per numeri e per caratteristiche. Ci sono in realtà tanti altri nomi da mettere nel calderone, se vogliamo, perché sappiamo che il settore giovanile dell'Inter è ricco, di talenti. Tra l'altro si è espresso sulla questione, Tarantino, il responsabile del settore giovanile dell'Inter, che, al quale è stato tra l'altro, rinnovato il contratto da poco ed è stato ufficializzato dall'Inter, quindi resterà fino al 2028. Tarantino ha parlato in particolare di Drissu, del quale vi ho parlato anche io, ha parlato anche di Bovio, che è un difensore, è un buon prospetto sicuramente per il, reparto difensivo. Lui è un centrale classe 2008, ha un fisico molto, molto importante, spicca per fisicità perché è alto 1,87, infatti è molto forte nell'anticipo, nei duelli, e ha anche messo, a segno 4 gol in stagione. Quindi sicuramente da segnalare anche lui. C'è Mosconi, che è un altro giocatore da segnalarvi, che sicuramente conoscete perché lo abbiamo visto esordire anche in prima squadra con 2 presenze in prima squadra. Lui può giocare da ala destra o da seconda punta, è un mancino veloce, è un giocatore che punta molto l'uomo, quindi forte nel dribbling, ha anche una buona tecnica, quindi sicuramente è uno di quelli su cui, l'attenzione può essere rivolta. Forse anche su di lui avevamo dedicato, un contenuto di approfondimento. Diciamo che lui fondamentalmente è già stato integrato anche in Under 23, ha esordito anche in prima squadra, quindi sicuramente anche mentalmente già pronto per quello scatto lì, per il salto, eventuale nel calcio dei grandi. Poi c'è anche Zowin, spero di, pronunciarlo bene, perdonatemi se non è pronunciato nella maniera, corretta per gli attenti alla lingua. Lui è un classe 2006. Diciamo che è spiccato per i numeri, visto che ha collezionato 11 gol e 5 assist. Altro giocatore molto veloce, altro giocatore che si caratterizza sempre per quella tendenza a saltare l'uomo, quindi il dribbling, caratteristica che manca un po' sicuramente nella prima squadra dell'Inter, e ha già collezionato 10 presenze in Under 23, quindi è uno di quelli che anche per, continuità, potrebbe già essere pronto per affacciarsi appunto a questa realtà.
Quindi io vi ho messo là un po' di nomi nel calderone, ma siccome so che molti di voi seguono la primavera, seguono il settore giovanile dell'Inter, seguono l'Under 23, vi aspetto nei commenti per sapere la vostra, perché voglio sapere tra questi nomi se c'è qualcuno che, vi aveva particolarmente colpito durante la stagione, se c'è qualcuno che magari non ho inserito all'interno di questo elenco che volete, segnalarci e su cui magari potremmo dedicare anche a cui magari potremmo dedicare anche un contenuto di approfondimento, però ecco vi vogliamo informare che in quest'estate comunque daremo un occhio anche molto importante al settore giovanile interista, perché al di là dei discorsi che riguardano la prima squadra, il mercato e tutte le varie notizie, crediamo che questa sia una parte importante, ecco, della nostra Inter, e quindi gli va rivolta la giusta attenzione. Vi aspetto quindi nei commenti con le vostre considerazioni. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Vi aspettiamo in live alle 19:30 sempre su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un altro contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.